Dal Vangelo secondo Marco. Venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui, ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti, e venivano lui da ogni parte. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. L'Evangelista Marco, che ci accompagnerà lungo quest'anno liturgico, ha iniziato a raccontarci i primi episodi della vita pubblica di Gesù, episodi che si svolgono attorno al lago di Tiberiade, al lago di Genezaret, perché Gesù ha cambiato residenza, è andato ad abitare a Cafarnao. Ci ha raccontato l'episodio accaduto nella sinagoga di Cafarnao, la guarigione di quell'indemoniato, simbolo di un'umanità che è posseduta da forze che la disumanizzano, e la parola di Gesù la cambia, la trasforma, la umanizza. Poi il secondo episodio, quando escono dalla sinagoga, vanno nella casa di Pietro, li trovano la suocera di Simone, che ha letto con la febbre. Gesù la solleva, la fa risorgere. Anche qui il simbolismo dell'umanità che è incapace di servire. Si serve. L'ideale dell'uomo, dell'umanità, prima che incontrasse Cristo, era quello di farsi servire. Gesù umanizza e che cosa fa? Rende capaci di servire. Eccolo il simbolismo di questi primi due episodi. Oggi abbiamo un terzo episodio molto significativo, è ancora l'incontro di Gesù con la nostra umanità. Che umanità ha incontrato? Umanità che è lebbrosa. Sullo sfondo abbiamo pensato di collocare due foto molto antiche. La prima è del 1906. Vedete dei lebbrosi, si trovano nella valle del Cedron, stanno chiedendo l'elemosina proprio di fronte alla chiesa dove c'è la tomba di Maria. Notate, sono soli, completamente soli, non c'è nessuno con loro, hanno in mano soltanto delle ciotole, delle pentole in cui si aspettano che qualcuno ponga magari un po' di brodaglia o qualche tozzo di pane, ma nessuno si accosta a loro. La seconda foto è ancora più antica, ha 200 anni, la foto che vedete forse urta un po' la nostra sensibilità, ma è ancora una foto di lebbrosi della Palestina. Anche qui notate, hanno tutti delle pentole in cui, come quelli che avete visto prima, si aspettano di ricevere un po' di cibo. Ho messo queste foto perché ci collocano nel contesto del tempo di Gesù. Non era diversa la situazione dei lebbrosi, la loro condizione, rispetto a quella di 200 anni fa. Anche qui notate, non c'è nessuno con loro, sono completamente soli questi lebbrosi, isolati dal consesso degli altri uomini. Come mai la lebbra ha questa
forza repellente delle persone. Anzitutto perché è una malattia ripugnante, la lebbra. Le persone cercano di allontanarsi, è scostante. E poi era ritenuta incurabile e questo faceva sì che il lebbroso fosse isolato dai fratelli. Nella Bibbia e nell'antichità, nel popolo di Israele, al tempo di Gesù, la lebbra era considerata il simbolo, l'immagine del peccato e della morte. Curare un lebbroso era come risuscitare un morto, perché la lebbra era una malattia ritenuta incurabile. Questi episodi, dicevo già la scorsa domenica, sono presentati non soltanto per darci un'informazione delle guarigioni operate da Gesù, ma divengono delle parabole che indicano che cosa accade quando l'umanità incontra Cristo. E oggi, l'umanità di oggi, si trova proprio nelle condizioni sia della suocera di Pietro, sia dell'indemoniato e anche nella condizione del lebbroso. E che cosa accade quando questa umanità incontra Cristo nella sua parola? Quando il Vangelo arriva in questa umanità che è paralitica, che ha la febbre, che non si muove, è incapace di servire ed è lebbrosa, cosa accade quando incontra la parola del Maestro? Leggeremo questo brano proprio in quest'ottica. Dicevo, rappresenta l'umanità questo lebbroso che si accosta a Gesù. La lebbra è ripugnante e anche l'umanità che non ha ancora recepito il Vangelo di Cristo, quindi che non ha ancora incontrato il suo spirito, il regno nuovo che lui ha introdotto nel mondo, si trova proprio in questa condizione. Proviamo a pensare se non è realmente così. Pensiamo a una persona egoista, arrogante, avara. Pensiamo al dissoluto, all'attaccabrighe, colui che imbroglia. Sono persone belle o persone scostanti? Noi diciamo non sono belle queste persone, sono brutte. E difatti tutti tentano di stare alla larga da gente che si comporta in questo modo, non vogliono avere a che fare. Sono proprio considerati dei lebbrosi. Magari ci si accosta a queste persone quando possono elargire qualche beneficio, ma altrimenti si cerca di star lontano da loro. E poi queste situazioni, lo sappiamo, se noi troviamo un avaro, noi pensiamo che sia incurabile, un dissoluto. Sarà sempre così, oramai è perso. Se uno non attacca brighe, lui cerco di non avvicinarmi perché può creare dei problemi, ma lui non cambierà mai, lasciamolo in pace. Ecco, anche questa condizione dell'umanità noi la riteniamo incurabile. Quante volte diciamo anche, il mondo andrà sempre peggio, le guerre ci saranno sempre, gli uomini saranno sempre egoisti, penseranno soltanto a se stessi, nessuno si interesserà dei fratelli, il mondo nuovo è un bel sogno ma non si realizzerà mai. Rimarrà questa umanità lebbrosa. Lo diciamo anche noi, certi aspetti del nostro carattere che ci rendono anche brutti, però siamo fatti così, oramai non cambio più. Vediamo che cosa accade quando questa umanità lebbrosa, brutta, repellente, perché non è bella, un'umanità che fa le guerre, violenze, ingiustizie, oppressioni. Cosa accade quando questa umanità incontra Cristo, quando incontra realmente il suo Vangelo, la sua parola? Vediamo allora di leggere questo episodio in questo simbolismo. Viene da lui un lebbroso. Qual è il contesto in cui è collocato questo episodio? Ricordiamo che Gesù è uscito da Cafarnao ed è andato a pregare.
Poi ci sarà Pietro che lo va a cercare insieme con gli altri perché lo vogliono riportare là dove lui ha curato tante persone. Gesù è in preghiera e incontra questo lebbroso dopo aver pregato. Se non si assimila lo sguardo di Dio, non ci si lascia avvicinare dai lebbrosi. Si scacciano i lebbrosi e soprattutto poi non si è in grado di curare queste persone. Il primo messaggio quindi ci viene proprio dal contesto. Se vogliamo vedere questa umanità come la vede Dio, dobbiamo essere in preghiera come Gesù. Gesù si lascia avvicinare dal lebbroso e cura il lebbroso perché è unito al Padre. La preghiera ottiene lo stesso risultato con noi. Se noi ci uniamo al pensiero di Dio, al suo modo di contemplare l'umanità che è lebbrosa, che in tanti aspetti è proprio repellente, noi dobbiamo vederla con lo sguardo di Dio. Questo avviene quando noi preghiamo. Il lebbroso si avvicina a Gesù. È solo, la sua condizione è davvero maledetta perché è rifiutato da tutti. È interessante, sente di potersi avvicinare a Gesù. Se la nostra comunità cristiana rappresenta nel mondo come deve essere la persona di Gesù, quindi incarna la presenza del Maestro, chi è in difficoltà dovrebbe avvicinarsi a questa comunità. Chiunque si sente lebbroso, si sente rifiutato magari da tutti, non dalla comunità cristiana. La comunità cristiana dovrebbe essere sempre accogliente, come lo è stato il Maestro. Dovrebbe avvicinarsi spontaneamente alla comunità. Purtroppo noi vediamo che quando una persona è lebbrosa cerchiamo di tenerla alla larga. Noi diciamo quando sarà diverso, quando si sarà curato, allora potremo avvicinarsi a lui, lo lasceremo avvicinare a noi, altrimenti rimarrà isolato. Non accade così con Gesù. Il lebbroso a lui si avvicina e qui entra un altro aspetto molto importante per il messaggio di oggi, perché al tempo di Gesù si riteneva che anche Dio rifiutava i lebbrosi, si teneva a distanza dei lebbrosi. Nel Tempio di Gerusalemme il lebbroso non poteva entrare, neanche in un angolino del Tempio poteva rimanere, perché, e questa è sempre la nostra tentazione, di proiettare in Dio il nostro sguardo sul mondo, sull'umanità, sull'uomo, ma Dio la pensa in un modo diverso. Dio in quel tempo era ritenuto come gli uomini, colui che rifiutava il lebbroso. E qui ci sarà tutto il cambiamento di mentalità che Gesù vuole introdurre. E noi lo seguiremo passo passo, questo cambiamento. Il lebbroso supplica in ginocchio Gesù e gli dice: se tu vuoi puoi guarirmi. Letteralmente, se tu vuoi puoi purificarmi. Purificare vuol dire tu puoi riportarmi alla vita, riportarmi nella comunità, perché un uomo che è isolato dalla comunità non si umanizza, deve incontrarsi, avere rapporti di amore con i fratelli. Che cosa significa se tu vuoi? Quasi per dire forse che Gesù poteva anche non volere purificarlo, ha un altro significato questo se tu vuoi. Significa, ho capito, tu sei l'unico che può riportarmi alla vita. Il lebbroso può essere curato quando si avvicina oggi alla comunità cristiana perché ha capito che quel Vangelo lo può far diventare uomo, lo può riportare alla vita. Se prima era un ladro, un arrogante, un drogato, una persona sessualmente pervertita,
accostandosi al Vangelo, lui sa, io verrò purificato, ed è l'unica persona, Gesù, che può umanizzarmi, tirarmi fuori da questa condizione, da questa realtà nella quale mi trovo e che mi rende brutto, mi rende repellente. L'atteggiamento di Gesù adesso lo vogliamo capire bene, mosso a compassione. Qui c'è il verbo splanchnizomai che conosciamo molto bene, l'abbiamo citato tante volte, ricorre 12 volte nei Vangeli, indica l'amore viscerale, la splanchna sono le viscere. Qui troviamo Gesù che si commuove nel profondo delle sue viscere di fronte a questa condizione dell'uomo che è rifiutato da tutti perché è brutto, è repellente, è malato. Notiamo la differenza. Mentre noi ci teniamo scostati da coloro che sono lebbrosi, che ci ripugnano per il loro carattere, per le malattie non solo fisiche ma proprio spirituali che hanno, perché sono disumanizzati, qui abbiamo il pensiero di Dio, come vede Dio questa umanità. Sente compassione, cioè è un amore viscerale che lui prova. Qui c'è il capovolgimento dell'immagine di Dio. Non è il Dio che sta lontano da un'umanità peccatrice, purtroppo. In noi è stata incolcata una convinzione che Dio vuol bene ai buoni e poi scaccia, rifiuta, tiene lontani da sé coloro che sono in difficoltà, coloro che sono lebbrosi. No, questo lo facciamo noi. Dio sente un amore viscerale e passionale per ogni uomo e soprattutto per coloro che si trovano in questa situazione, in questa condizione di sentirsi rifiutati da tutti. Dio non li rifiuta, sente un amore viscerale per loro, un amore passionale, non li rifiuterà mai. Poi che cosa fa? Stende la mano. Quando Gesù cura, non stende la mano, purifica le persone con la sua semplice parola. Come mai qui viene citato questo gesto, stende la mano? Perché è un'espressione che ricorre nella Bibbia, ricorre nell'Antico Testamento. Che cosa accadeva quando il Signore stendeva la sua mano? Quando stende la mano sull'Egitto arrivano le piaghe, cioè erano i castighi che Dio inviava contro i suoi nemici, contro i peccatori, contro i malvagi. Adesso Gesù è venuto a mostrarci la mano di Dio. Non è una mano che punisce, che castiga. Così avevano pensato gli uomini. Nella loro concezione arcaica di Dio, loro ritenevano che quando Dio stendeva la mano accadevano dei disastri, perché puniva coloro che erano lebbrosi, cioè erano peccatori. Qui abbiamo la mano di Dio, è venuto a farla vedere Dio la sua mano, perché ne abbiamo raccontate tante di castronerie su di lui. Adesso vediamo la sua mano. Non castiga nessuno, tocca il lebbroso, accarezza il lebbroso. I farisei immaginavano Dio santo, separato da chi è impuro. Dio non è così, non solo non rifiuta i lebbrosi, ma li abbraccia, li accarezza. Dio vede un figlio sommamente amabile in colui che è rifiutato da tutti, perché è suo figlio. Noi ricordiamo l'episodio dell'Antico Testamento quando Naaman, il generale della Siria, parte da Damasco e va dal profeta Eliseo perché ha sentito dire che cura la lebbra. E quando arriva alla casa di Eliseo, Eliseo non va a incontrarlo, manda Gecazi, il suo servo, per dirgli vai a lavarti là nel fiume Giordano 7 volte. E si addira Naaman. Io mi aspettavo che lui mi si sarebbe avvicinato e avrebbe imposto le sue mani e mi avrebbe curato dalla lebbra. No, stava
lontano dai lebbrosi. Gesù si comporta in un modo completamente diverso, perché ci rappresenta il modo come Dio vede questa umanità, come Dio vede l'uomo in difficoltà, non si allontana, sente un amore passionale, si avvicina, stende la sua mano non per punirlo, per accarezzarlo, lo tocca e dice: lo voglio, sii purificato. Tutti ti hanno escluso dalla comunità, ma io ti rimetto dentro, ti rimetto nella comunità, nessuno può escluderti perché tu sei un figlio di Dio. E subito la lebbra scompare. Eccola la parola che deve uscire anche dalla comunità cristiana, una parola che è quella del Maestro, che ridà vita e umanizza queste persone che si trovano in una condizione disumana. E poi lo ammonisce severamente e lo rimanda. Questa è la seconda parte del Vangelo e non è facile da interpretare, cercheremo però di capirla. Come mai Gesù, che si era accostato a questo lebbroso accarezzandolo con tanta dolcezza, adesso lo ammonisce severamente? C'è il verbo embrimaomai, che letteralmente significa proprio sbuffare, brontolare, è quello che ha adoperato anche negli esorcismi per sgridare. E poi un altro verbo anche, tradotto lo rimandò, ma è ekballo, in greco significa scacciare fuori. Allora ci chiediamo, ma come mai Gesù, che era così cordiale e premuroso, sembra aver cambiato umore, lo sgrida, lo rimprovera e poi lo caccia fuori? Cerchiamo di capire perché. Ekballo lo caccia fuori, ma da dove? Non era in una stanza. Incontra questo lebbroso, gli viene incontro un lebbroso, quindi non è venuto in casa sua. Da che cosa lo caccia fuori e che cosa significa questo rimprovero? Il lebbroso rappresenta qui tutta quella umanità, quella concezione che è stata assimilata di un Dio che sta lontano da coloro che sono nel peccato, sono in una condizione di essere rifiutati da tutti. E questo lebbroso ha assimilato questa catechesi che gli è stata inculcata dai rabbini, dai sacerdoti del Tempio, di un Dio che sta separato. Lui ha questa convinzione, difatti si presenta a Gesù per essere purificato. Gesù lo caccia fuori, vuole cacciarlo fuori da questa mentalità, da questa concezione, da questa immagine di Dio. Dio non è così. E per questo lo sgrida, non come ha fatto a passarti per la mente che Dio potesse rifiutarti. Tu non sei impuro davanti a Dio, tu davanti a Dio sei un figlio amabile. E poi gli dice: non dir niente a nessuno. La ragione è che curare un lebbroso era come risuscitare un morto, e i profeti avevano annunciato che quando sarebbe giunto il Messia lui avrebbe curato i lebbrosi, e Gesù non vuole essere riconosciuto come Messia all'inizio della sua vita pubblica, perché avrebbero equivocato, avrebbero pensato che era quel Messia che loro si aspettavano, un Messia glorioso. Gesù vuole essere riconosciuto e proclamato Messia quando sarà inequivocabile il tipo di Messia che lui è, cioè quando avrà mostrato il dono totale di sé. Là sulla croce, il dono della vita. Allora non ci possono essere equivoci sul tipo di Messia che Dio ha inviato nel mondo. Ma prima no, per questo dice al lebbroso: non dire nulla a nessuno, ma va, presentati al sacerdote come testimonianza per loro. Che cosa deve testimoniare questo lebbroso ai sacerdoti?
Deve andare dai sacerdoti e mostrare che è arrivato uno che si accosta ai lebbrosi, che stende la mano sui lebbrosi, che abbraccia, che accarezza i lebbrosi. Andate a dire ai sacerdoti che il Dio che loro annunciano non è quello vero. Testimonia che Dio non è colui che sta lontano dai peccatori, ma è colui che si avvicina, che li accarezza, che li abbraccia. Questa è la testimonianza che il lebbroso deve dare. E difatti dice il brano evangelico che quando è uscito ha cominciato a proclamare, a divulgare. Notate l'insistenza su questi verbi della catechesi: proclama, divulga il fatto, dice la traduzione, ma il termine greco è ton logon, la parola, divulga il messaggio. Non è che divulga il fatto, coloro che lo vedevano si rendevano conto che adesso era in comunità, non era più lebbroso. Divulga ton logon, il messaggio. E qual è il messaggio che lui adesso comincia a predicare, a divulgare? Notiamo che diventa catechista, colui che prima era rifiutato da tutti perché era scostante, era repellente, ripugnante, magari per il suo carattere, per i peccati, per la vita che aveva condotto. È stato trasformato dall'incontro con Cristo e diventa catechista. Che cosa annuncia? Annuncia il messaggio. Il messaggio è che Dio non è come è stato predicato. Dio non discrimina gli uomini, offre a tutti il suo amore. Dio ama tutti indipendentemente dal loro comportamento. E questa è la bella notizia, che colui che era lebbroso si è sentito accolto da Dio e adesso lo annuncia a tutti. È l'esperienza dell'amore di Dio che il lebbroso ha fatto. Al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti. Notiamo come c'è stato il capovolgimento delle residenze. Prima era il lebbroso che era in luoghi deserti, lontano da tutti, e Gesù era dove c'erano le persone pure. Adesso c'è stato un capovolgimento. Gesù è andato ad abitare là dove ci sono i lebbrosi e tutti vanno da lui. Perché quando noi prendiamo coscienza di avere bisogno di incontrare lui, perché tutti noi abbiamo della lebbra, tutti noi abbiamo degli aspetti che ci rendono scostanti dai fratelli, che ci rendono brutti, non siamo tutti belli perfettamente. Lui sì che era perfettamente bello, ma tutti noi abbiamo bisogno di riconoscere questi aspetti di lebbra dentro di noi, e allora andremo da Gesù, il quale non sta con i puri, sta nel deserto, proprio là dove abitano i lebbrosi. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.